Buongiorno, benvenute, benvenuti. Sono felicissimo oggi di essere qui con Roberto Turigliatto, curatore della retrospettiva che andrò a presentare, e di condividere questo spazio anche con Olaf Möller, studioso, critico, programmatore noto a livello mondiale a cinefili e appassionati per il suo sguardo libero, le sue posizioni anticonformiste e la sua grande capacità argomentativa. Siamo molto contenti di poter dire che la retrospettiva di quest'anno sarà dedicata a un regista italiano importantissimo che ha vissuto da protagonista le stagioni più entusiasmanti del cinema italiano, lanciando attrici ed attori, favorendo il debutto di un regista importantissimo e amatissimo come Federico Fellini, e un autore che si è sempre messo in discussione, che ha sperimentato, pur dialogando instancabilmente e con straordinario successo con il pubblico. Oggi il suo nome è probabilmente e in maniera simpaticamente paradossale il più grande segreto del cinema italiano, un segreto all'aria aperta, si potrebbe dire, considerato lo straordinario successo che i suoi film hanno conosciuto quando era in vita. Sto parlando di Alberto Lattuada, che ha attraversato, come dicevo, tutte le stagioni del cinema italiano, ha vissuto da protagonista la stagione del neorealismo ed ha continuato a lavorare instancabilmente sino alla fine dei suoi giorni. Il rapporto del Locarno Film Festival con il cinema italiano non è una novità. L'idea stessa della retrospettiva dedicata ad Alberto Lattuada nasce in seno alla grande retrospettiva dedicata alla Titanus, dove si è avuto modo di riscoprire alcuni film di Lattuada, e di là abbiamo iniziato a riflettere che era il caso di riaggiornare la situazione critica che riguarda questo autore amato, popolare, sperimentale e sempre avanzatissimo. Un autore che si è confrontato con la letteratura italiana e mondiale, in particolare russa, un autore che non ha mai fatto sconti alla società italiana del suo tempo, un autore che veniva guardato con amore e anche sospetto per il suo piglio americano, un autore le cui intuizioni nei confronti di attori e attrici hanno sempre lasciato il segno. Lattuada, più che un regista, è un vero e proprio mondo. Un mondo che nel corso della 74esima edizione del Festival di Locarno andremo a riscoprire insieme a voi. Ed è quindi con grande piacere che passo la parola a Roberto Turigliatto, curatore storico delle retrospettive di Locarno e conoscitore impeccabile dell'opera di Alberto Lattuada. Naturalmente io sono felicissimo di questa retrospettiva. Come ha detto Giona, l'idea è nata quando insieme a Sergio Germani abbiamo fatto la retrospettiva sulla Titanus, ma vorrei ricordare che il Festival di Locarno aveva fatto anche una storica retrospettiva sulla Lux, un'altra grande casa di produzione italiana, e che Lattuada aveva lavorato anche per la Lux. Quindi l'idea era quella di focalizzare su un autore che aveva avuto i suoi inizi in queste due case di produzione su cui il festival aveva già lavorato. Non solo, ma Lattuada è stato presente anche nel Festival di Locarno negli anni 50 con alcuni film in quello che allora si chiamava il programma principale, non c'era ancora il concorso internazionale, e quindi è una figura di autore che in qualche modo pensiamo sia legata al festival. Questa era la prima cosa.
Tra l'altro, durante la retrospettiva Titanus, la sorpresa del pubblico straniero rispetto ai film di Latuada che abbiamo presentato, in particolare La spiaggia e I dolci inganni, è stata fortissima. Era qualcosa che non si aspettavano. Perché? Perché Latuada non rientra in nessuna delle grandi narrazioni con cui si è descritto il cinema italiano. Non rientra a pieno titolo nel neorealismo, anche se lo ha attraversato, non rientra nella commedia all'italiana, anche se alcuni film sembrerebbero in qualche modo avere un riferimento alla commedia all'italiana, non rientra nella grande riscoperta dei generi e del cinema popolare che c'è stata negli ultimi anni. La Tuada è veramente un punto interrogativo, è la stessa estrema ricchezza, varietà, affascinante ricerca costante che lo ha caratterizzato nei più di 40 anni di carriera, ha messo i critici di fronte a un mistero, diciamo, un po' insoluto. Naturalmente in Italia negli ultimi anni c'è stato un risveglio di studi sulla Tuada e noi ne teniamo conto, ma l'impressione è un po' quella che su questo grande cineasta resti moltissimo da lavorare, moltissimo da decifrare. La retrospettiva sarà una retrospettiva completa, come sempre nelle retrospettive dedicate agli autori. Ci fa piacere ritornare a un autore italiano. Possiamo citare una grande retrospettiva Camerini che c'era stato molti anni fa. E direi quasi che c'è stata una richiesta da parte di molti degli spettatori delle retrospettive degli anni scorsi, in una sorta di feedback tra me, il festival e gli spettatori, nella richiesta di far tornare a Locarno una retrospettiva italiana. Per me è importante anche nel caso di Latuada mettere in rilievo le origini milanesi di Latuada negli anni 30. Penso che lì lui abbia imparato molto, ha fatto l'architetto, ha fatto il fotografo, ha fatto il critico, è stato un cinefilo, è stato all'origine della fondazione della Cineteca Italiana, ha avuto dei rapporti internazionali, per esempio con Langlois, ha fatto venire delle coppie dall'estero. Secondo me c'è una dimensione di modernismo, di ricerca ma anche poliedrica che gli sono venuti da questi anni della formazione milanese e che lui conserverà durante tutta la sua carriera. Il suo percorso è un percorso di costante ricerca, cioè lui non è mai, anche vedendo proprio i nomi della sua filmografia, lui cambia ad ogni film spesso di attori, collaboratori, è uno scopritore, ogni film è un unicum e non c'è mai un'autoreferenzialità diciamo iperautoriale, ma al contrario una sperimentazione e una ricerca continua. E forse anche questa è la difficoltà che c'è stato nei confronti di questo cinema, nel senso che alla fine non è rientrato anche lui nella grande narrazione sui grandissimi autori italiani riconosciuti internazionalmente. E credo che questo sia uno dei motivi più affascinanti oggi per occuparsi di lui, tenendo presente che è davvero un autore poco conosciuto dal pubblico internazionale. E quindi credo che questa retrospettiva possa essere oggetto di una scoperta che mi auguro il più ampia possibile. Abbiamo quindi un autore che è quintessenzialmente italiano, ma un autore irregolare. Fra gli italiani è senz'altro quello meno italiano nella sua italianità, e non a caso i suoi rapporti con la letteratura non italiana, il suo sguardo inquieto che lo portava costantemente a confrontarsi, a guardare al di là dei confini nazionali. E per questo motivo mi fa molto piacere presentare oggi Olaf Möller, appassionato e approfondito conoscitore di Alberto Lattuada. Well, I was more than delighted to hear that Locarno
will do a complete retrospective of Alberto Lattuada, because indeed he is a genius who defies completely any kind of, let's say, way that we narrate film history these days, and who in that more or less was always kept outside the film historical narrated frame. I mean, which films of Lattuada do people tend to remember? I mean, I guess these days probably the most famous one is Mafioso, for a very simple reason that it does fit in snugly with the idea of the Commedia all'Italiana. I guess once upon a time, Il Cappotto was probably his signature film, and it's, I think, still remembered. On the other hand, a film that is still quite a bit remembered, if mainly for its main actress, is Così come sei. So we already have a pretty huge, let's say, sphere of field opened, because Il Cappotto is very different from Mafioso, and Mafioso is a world apart from Così come sei, which of course usually means in contemporary film culture think that he's an eclectic director, and eclecticism is usually considered to be a sign of a lack of, let's say, personality, which is something I mean, Lattuada is one of those cases where you can basically see how lazy our thinking about personality, style, and coherence is, because I have to, I'm sorry, contradict you, Roberto and Jonah. Lattuada has an absolute clarity, personality. His oeuvre is of one piece. You can always see it's Lattuada. He does have a very clear, let's say, sphere of ideas. He has also a very clear concept of, let's say, his ideas of politics and ethics. What changes constantly, so to speak, and that's what Roberto was talking about with the experimentation, is the surface. Yes, Lattuada's films do have a lot of different surfaces. His Verga adaptation, La Lupa, looks decidedly different from his Eurospy movie, Matchless. But if we look into them in terms of characterization, how he portrays especially women, he stays very true to himself all through the decades, starting with his really beginnings, indeed in Milan, with also the founding of the Cineteca Italiana, etc., and then his very first film, which again belongs to an interesting sphere or moment in Italian cinema, I Calligrafisti, the calligraphers. So he moves from calligraphers to, let's say, a brief contact with neorealism. Then he has a certain contact with the neorealism Rosa in Scuola Elementare and Gwendolina. Then we come to the Commedia all'Italiana with Mafioso. Then we continue. So the interesting thing with Lattuada is that there is, on the one hand, an extraordinary desire for contemporaneity. He's always trying to make contact with the styles and narrative fashions of the moment, while staying very, very, very true to himself. If one watches his films one after the other, one will find out that this guy had a lot of character, and he had a very, I repeat myself here, clear vision of the world. So which is to say, if one wants to go full tilt auteur worship, then Lattuada is one of the best cases for this, because here you really see how character imbues whatever material you have.
And in that regard, Latuada is a director who is, strangely enough, always in the moment. He's always current, and on the other side, he's always way beyond his days. There is something very, very principled and eternal to his filmmaking. And I mean, giving the Locarno audience the opportunity to discover this extraordinary vastness is probably one of the greatest presents one could basically give this audience. Come vedete, anche già da questo rapidissimo giro di orizzonti, gli animi, le idee e le passioni sull'Attuada sono molto accese e vive. E quindi siamo estremamente entusiasti all'idea di portare questo dibattito dal vivo nel corso della prossima edizione del Festival di Locarno. E con Roberto Turigliatto, che è il curatore di questa retrospettiva, abbiamo deciso, per accompagnare il pubblico fino a Locarno, di realizzare progressivamente delle pillole di presentazione lattuadiana, che noi chiameremo Verso l'Attuada, con alcuni degli studiosi e delle personalità del cinema italiano e internazionale che maggiormente si sono confrontati con l'opera di Alberto Lattuada. Queste pillole verranno rese disponibili sui social del festival e andranno a comporre una collezione, un bouquet lattuadiano che sarà propedeutico alla retrospettiva. Adesso passo nuovamente la parola a Roberto Turigliatto, che magari ci condivide qualche pensiero conclusivo, e poi di nuovo a Olaf prima di chiudere. Ma io vorrei raccontare due piccoli aneddoti. Uno è il fatto che durante quando c'è stato l'anniversario della nascita del cinema, c'è stata una inchiesta presso registi che erano invitati a dire qual era per loro il film più importante della storia del cinema nella loro vita. Lattuada rispose M di Fritz Lang, che è un film che aveva visto appunto negli anni in cui insieme ai suoi amici stava in qualche modo lavorando alla costituzione della Cineteca Italiana. E questa cosa mi fa pensare che Lattuada abbia un'idea molto forte della messa in scena, della regia. È un regista di grandissima potenza. Quando ho detto che c'è una grandissima varietà, non ignoravo sicuramente che Lattuada ha un dominio della messa in scena in tutti i suoi film. E l'altra cosa che volevo dire rispetto anche al modernismo di cui avevo parlato è che Lattuada, come primo film, ancora durante il fascismo, quando i registi spesso adattavano opere letterarie proprio come una specie di rifugio per non incorrere negli strali della censura, voleva fare Gli Indifferenti di Moravia, a cui e alla sceneggiatura aveva collaborato anche Pietrangeli, e lo stesso Moravia era intervenuto. Poi questo progetto non fu realizzato, però credo che sia importante saperlo, nel senso che Lattuada è sempre stato un regista della contemporaneità in tutta la sua carriera. E quindi anche i suoi inizi in quello che viene chiamato il cinema calligrafico sono dovuti a una necessità, perché lui aveva già volendo adattare un romanzo che era stato scritto pochissimi anni prima e che sicuramente non era piaciuto al fascismo, aveva già un'idea molto precisa di una ricerca che non era assolutamente convenzionale, ma andava a scoprire dei nodi anche molto cruciali della società italiana. I think one of the greatest things about Lattuada, in fact, is that he constantly
tried his fingers also on the, let's say, the genre or tendency du jour, so to speak. That he understood that if he wants to communicate in a sensible fashion, then he also needs to, at times, adapt certain things that are modish at the moment, but maybe find something that is not modish, but principled and of great value yesterday, today, and tomorrow in this modish garb. So for me, presenting La Tuada means also presenting a way out of the kind of staleness and morass which defines so much of contemporary film culture by certainly making a stand for freedom, the freedom of experimentation, of research, as Roberto said several times, the freedom also for yourself to change, to be somebody different all the time, while never losing sight of who yourself are. So for me, this is one of the by far best things that a festival can offer its audience, its visitors these days. Thank you so much, Olaf. E grazie anche a tutte e a tutti voi che ci avete seguito in questa presentazione della retrospettiva dedicata all'opera di Alberto Lattuada che si svolgerà nel corso della 74esima edizione del Locarno Film Festival. La retrospettiva sarà curata da Roberto Turigliatto. Nel corso del festival ci sarà un momento di approfondimento, di studio con studiosi e critici che si sono confrontati con l'opera lattuadiana, e ricordo ancora che da qui a quando si andrà in scena con il festival accompagneremo questa retrospettiva di cui siamo orgogliosi e felici con una serie di pillole lattuadiane che aiuteranno progressivamente a preparare il contesto nel quale andremo a riscoprire l'opera di questo regista così singolare, così libero, così ricco ancora oggi di sorprese. Grazie a tutte e a tutti voi e arrivederci a Locarno 74.